Che sì, Inter. Dopo Çalhanoğlu arriva allora sul calciomercato un altro giocatore del Milan alla corte di Simone Inzaghi. Non lo so ragazzi, siamo qui in questo episodio, ben ritrovati a tutti per parlarne tutti insieme. Facciamo un punto della situazione sulla notizia che questa mattina ha rilanciato la Gazzetta dello Sport e facciamo delle considerazioni insieme su un nome, quello di Frank Kessie, che potrebbe muoversi a parametro zero, anzi direi che ormai è abbastanza evidente che lo sarà, e appunto il quotidiano italiano, la Gazzetta dello Sport, lo associa anche alla nostra Inter. Sarà un episodio in cui appunto analizzeremo la notizia di mercato, guarderemo un po' il profilo di Kessie e cercherò di dirvi perché sì all'eventuale colpo Kessie all'Inter e anche perché no, e poi chiaramente vi darò ampio spazio nei commenti. Prima di partire però iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, mi raccomando, così non vi perdete tutti i vari contenuti che vi stiamo portando in tutti questi giorni e in queste settimane. Vivremo poi l'ultimo giorno di calciomercato tutti insieme domani in diretta sul nostro canale YouTube con un appuntamento speciale, quindi iscrivetevi così non vi perdete nemmeno quello. Iniziamo subito e non vi trattengo ulteriormente, andiamo direttamente sulla notizia. Perché? L'Inter in queste ore ha piazzato due colpi importanti sul mercato, uno che è Caicedo, che di fatto viene a fare la quinta punta, il completamento del reparto d'attacco per i prossimi mesi, l'altro che è invece il colpo grosso che viene anche per i prossimi anni ed è Robin Gosens. Quindi già un buon investimento per l'Inter che però si completerà nel giro di un anno e mezzo perché il riscatto obbligatorio è fissato per il 2023. I due nomi di cui si parla molto per il mercato di giugno, i due colpi onerosi per quello che riguarda l'Inter, sono Scamacca e Frattesi, due giocatori del Sassuolo di cui peraltro abbiamo già parlato in un contenuto che potete recuperarvi sui nostri canali. E quindi diciamo l'Inter l'investimento pesante sembra volerlo fare, diciamo soprattutto su Scamacca, però c'è anche Frattesi che viene seguito. Onana è un parametro zero che è già stato bloccato e diventerà il nuovo portiere dell'Inter. E poi nel capitolo dei parametri zero, oltre a Ginter che però sembra essersi un pochino raffreddato, anche perché il Bayern Monaco si è fatto sotto e sappiamo che il Bayern Monaco ha una grande attrattiva soprattutto per i calciatori tedeschi, ci sono due parametri zero ugualmente importanti su cui l'Inter sta comunque tenendo gli occhi. Il primo è Paulo Dybala, a cui peraltro abbiamo anche qui dedicato altri contenuti a parte e quindi non mi soffermo. L'altro, secondo la Gazzetta dello Sport, e vi faccio vedere anche a video la notizia, è appunto Frank Kessie, centrocampista del Milan che abbiamo ormai conosciuto nel corso di queste stagioni. La stagione scorsa è stata sicuramente la migliore per l'Ivoriano, ha fatto ben 13 gol, ovviamente un dato viziato anche dai numerosi calci di rigore che ha battuto, però comunque ha portato in dote tanti gol per il Milan. Come vedete la Gazzetta dello Sport parla di un possibile nuovo colpo alla Çalhanoğlu, ovvero un giocatore che ha parametro zero in uscita dal Milan, che continua con la sua politica del non farsi prendere per il collo, diciamo così, dalle richieste dei procuratori e non andare oltre una certa soglia di ingaggi. Ecco, potrebbe a fronte di questa loro politica perdere anche Frank Kessie a zero e quindi Marotta sarebbe pronto, secondo alcune fonti, ad approfittarne. Parto col dirvi subito una cosa: associare il colpo Kessie al colpo Çalhanoğlu secondo me è improprio. È evidente che anche Çalhanoğlu venendo dal Milan ti porta a fare questo tipo di associazione, però in realtà bisogna dire una cosa: l'Inter Çalhanoğlu lo prende, nonostante sia un gran giocatore e ce lo stia dimostrando, lo prende unicamente perché Eriksen ha il malore che purtroppo lo colpisce all'europeo. Se quella cosa non fosse accaduta, Çalhanoğlu attualmente non sarebbe, secondo me, un giocatore dell'Inter, sarebbe rimasto Eriksen e diciamo, il mercato si sarebbe mosso in maniera differente. Quindi quella è stata un'occasione che tu hai colto ed era un'occasione effettiva, visto che era un parametro zero, ma che ti doveva coprire un buco improvviso che non avevi in programma di avere. Che sì, invece sarebbe un tipo di operazione diverso, cioè un'operazione che tu analizzi ed eventualmente porti a termine per un discorso differente. In ogni caso, come dicevo, il parallelismo è abbastanza automatico e quindi ecco che si associa il nome di Kessie all'Inter. La situazione contrattuale di Kessie, ve lo dicevo poco fa, è complicata per il Milan perché di fatto la sua scadenza è fra 6 mesi, giugno 2022. Il rinnovo sembra essere molto lontano perché in risposta alla politica rossonera di cui vi parlavo poco fa, del non andare oltre una certa soglia,
che sì, sembra aver chiesto circa 8 milioni di euro netti, che sono una cifra molto molto importante e che quindi il Milan attualmente non sarebbe disposto ad offrire. 8 milioni che invece, secondo alcuni, potrebbe offrire il Paris Saint-Germain su tutti, sembra essere il club forse più in pole position, diciamo su che sì, però appunto viene registrato anche l'interesse dell'Inter. Vi mostro al volo anche la sua scheda su Transfermarkt, così vediamo un paio di cose. Eccola qua. Allora, quindi dicevamo che sì, classe 96, quindi 25 anni, ne farà 26 però a dicembre, quindi diciamo 25. Valutazione 48 milioni. Le valutazioni di Transfermarkt sono sempre, diciamo, tra virgolette delle stime, però il numero è pesante, è abbastanza chiaro. Dicevamo, vi mostro anche il rendimento. In questa stagione fino ad ora 16 presenze in campionato con 5 gol. L'anno scorso, dicevo prima, 37 presenze e 13 gol, quindi le ha giocate praticamente tutte e ha fatto, anzi, 13 gol e 6 assist, che non vanno sottovalutati, ha portato in dote quasi 20 gol al Milan in campionato. Vediamo anche quella prima. 35 presenze, 4 gol e un assist. Prima era l'anno in cui c'è stato il cambio Pioli-Giampaolo, quindi il Milan era un po'... non era il Milan di oggi, ecco, per farla breve. Vi mostro al volo anche la cronaca infortuni, perché comunque che sì, è molto giovane e, come potete vedere, al di là di un infortunio muscolare che lo ha colpito e che l'ha lasciato fuori dal 13 agosto al 10 settembre 2021, bene o male è un giocatore abbastanza solido, abbastanza integro dal punto di vista fisico, non ha mai avuto grossi problemi di infortuni. È stato un altro di quelli che diciamo, ha sfornato, tra virgolette, l'Atalanta. Mi permetto di dire che al netto forse di Bastoni, che però ha fatto un percorso un po' particolare, probabilmente della covata atalantina degli ultimi anni è forse quello che ha fatto meglio una volta che è uscito da Bergamo, e nonostante appunto alla fine al Milan all'inizio non avesse fatto benissimo, poi quando è arrivato Stefano Pioli ha iniziato a far vedere un po' il suo valore e a dimostrare che tipo di giocatore è. E che tipo di giocatore è allora? Che sì, dicevamo 25-26 anni, molto forte fisicamente, fa della forza fisica sicuramente uno dei suoi valori principali. È un rigorista che comunque all'Inter non fa male, visto che sì, adesso Lautaro ne ha calciati tanti, poi c'è anche Çalhanoğlu, però il vero rigorista come era Lukaku non lo abbiamo ancora individuato, forse al 100%, quindi che sì, sarebbe un rigorista, è integro dal punto di vista fisico. È un profilo molto interessante, diciamo che è quel tipo di profilo su cui l'Inter, in questo nuovo corso, diciamo così, tra virgolette, che si è intrapreso nel post Conte, potrebbe calzare perfettamente, insomma, un investimento importante da poter fare. Quindi, che sì Inter, perché sì, diciamo, le osservazioni che ho individuato io. Dal punto di vista delle caratteristiche sarebbe un buon profilo, ne discutevamo anche prima in redazione con il nostro Lorenzo e anche il nostro Pietro. Potremmo forse dire che sì, nell'Inter rappresenterebbe un po' il post Vidal, diciamo così, quindi un giocatore che per caratteristiche s'assomiglia al cileno, che però ha 9 anni di meno e quindi è un'eternità dal punto di vista calcistico il fatto che sia 9 anni più giovane. E poi, non dimentichiamolo, indeboliresti un'alternativa, una rivale, un'alternativa allo scudetto stavo pensando, una rivale in Serie A, e questo sappiamo che dal punto di vista del lavoro che Marotta ha sempre portato avanti anche alla Juventus, è una cosa che ci ha abituato a fare. Pjanic che prese dalla Roma quando la Roma era una delle contendenti, Higuain che strappò al Napoli quando lo erano appunto i partenopei, e non a caso adesso Marotta innanzitutto prende Gosens dall'Atalanta e poi sta monitorando da una parte che sì e dall'altra Dybala. Quindi questo lavoro di indebolimento delle rivali per rafforzare se stessi nel mercato interno è un qualcosa che io personalmente condivido e secondo me è una buona strada da percorrere, e che appunto Marotta non è nuovo a voler percorrere. Che sì Inter, perché no invece? Qui ragazzi il vero motivo per il quale io direi no a che sì è solo dal punto di vista economico. L'Inter attualmente a livello di ingaggi ha sfoltito molto le zone alte, ha perso Lukaku, ha perso Hakimi, purtroppo ha perso anche Eriksen, anche se non avrebbe voluto perderlo. Probabilmente perderà almeno uno fra Vidal e Sanchez a fine anno, entrambi molto costosi dal punto di vista economico. Parallelamente ha rinnovato dei contratti a dei giocatori che però hanno fin qui dimostrato tanto. Lautaro Martinez, anche se so che tanti tifosi da lui si aspettano di più, e io sono anche il primo,
gli è stato riconosciuto l'impegno e i risultati che ha portato in questi anni. Barella vale lo stesso discorso, Brozovic che rinnoverà a breve, idem, Bastoni, tra non molto si inizieranno i discorsi anche per il rinnovo di Skriniar. Tutti i giocatori che andranno a prendere degli ingaggi importanti, ma che hanno già dimostrato e hanno già portato dei risultati. Cioè Barella vince lo scudetto e l'europeo, Lautaro Martinez vince lo scudetto e la Coppa America, e Bastoni fa vedere una grande crescita, vince anche lui l'europeo. Quindi cosa voglio dirvi? Se anche che si venisse all'Inter, facciamo finta che non chieda 8 milioni all'Inter, ma ne chieda anche solo 6, solo tra virgolette 6, ti ritroveresti con un giocatore che scala la classifica del monte ingaggi in un battibaleno, perché arriverebbe nei primi 5, credo io, così dal nulla, arrivando da una squadra che il Milan ha fatto sì molto bene, ma di fatto non ha vinto nulla. Quindi rischieresti, questa è la mia opinione, di guastare un po' qualche equilibrio di spogliatoio. E uno potrebbe dirmi, lo stesso è stato fatto con Çalhanoğlu. Vero, perché non è innegabile anche questo, però come vi dicevo prima, Çalhanoğlu è il frutto di una necessità improvvisa che tu hai avuto, e quindi è un discorso un po' diverso, cioè tu hai dovuto coprire un buco improvviso che purtroppo si è generato col problema di Eriksen, e quindi questa cosa forse è passata un po' in secondo piano. Un giocatore come Kessie, che ripeto arriva da buone stagioni, ma in una squadra dove di fatto ancora non ha vinto nulla, verrebbe all'Inter, la squadra campione d'Italia, e scalerebbe la classifica del monte ingaggi, passando magari anche davanti ad altri giocatori che sono qui da tempo e che hanno anche già portato dei risultati. Non so, questa mi sembra una cosa che potenzialmente, ripeto, può creare qualche problema. Poi magari l'Inter è molto brava a mantenere i suoi equilibri e questo non accadrebbe, però ragionandoci così sulla carta mi sembra il vero grande scoglio di questo tipo di operazione, perché poi come dicevo prima, è comunque un giocatore molto giovane, quindi un investimento anche relativamente pesante ci può anche stare. Però occhio agli equilibri di spogliatoio, che sono sempre un qualcosa di molto sottile. Questa, ragazzi, era la mia panoramica sull'operazione Kessie e sui motivi per i quali prenderlo o non prenderlo. Spero di avervi dato un po' una visione d'insieme dell'operazione. Io vi chiedo, se siete arrivati fino a questo punto dell'episodio, ovviamente di iscrivervi al canale, ancora una volta se non l'avete fatto, e di lasciarmi nei commenti o l'emoji del pollice alzato, se siete d'accordo all'eventuale arrivo di Kessie, oppure l'emoji della manina che saluta, come per salutarlo e dire no, vai pure da un'altra parte, se invece non lo vorreste. Poi se volete dirmi la vostra sull'eventuale colpo e sulle osservazioni che ho fatto, sono apertissimo e non vedo l'ora di leggere i vostri commenti. Vi ricordo poi che se volete sostenere il nostro progetto potete farlo attraverso gli abbonamenti per permetterci di portarvi quotidianamente dirette, video, contenuti, podcast e tutto quanto. Potete farlo o su passioneinter.club o direttamente sul nostro canale YouTube, e poi potete seguirci tutti i giorni in diretta su YouTube e su Twitch dalle ore 19:30.